Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, io sono Angela e questo è Exotericord ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura. Andiamo a vedere le vostre energie principali e generali, poi vedremo i segni zodiacali da attenzionare e l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, procediamo proprio con la prima carta, dove troviamo la o le cicogne, molto interessanti per questa energia di cambiamento, di rinnovamento, spesso associata alle notizie che arrivano e giungono a noi, partenza, ritorno, quindi anche possibili viaggi, spostamenti e trasferimenti. È anche una carta di distanza, nel senso che magari può ritornare o ripresentarsi, rivedere, diciamo, incontrare qualcuno, diciamo, una persona. Addirittura potrebbe essere anche una nuova conoscenza, un nuovo incontro. Poi troviamo l'ancora, magari proprio alcune cose che si possono muovere abbastanza in fretta o esserci delle novità, abbiamo bisogno di metabolizzarle o di fermarci un attimino, perché l'ancora ci permette appunto di consapevolmente fermarci per valutare, ma anche, non solo, in alcune circostanze di ottenere un obiettivo, un risultato, una specie di raggiungimento, che può essere una prima tappa di un percorso e quindi poi prepararsi a ripartire, assolutamente sì. Potrebbe essere anche un qualcosa che finalmente si sistema, ecco che arriva l'ancora di salvezza, invece può anche essere la possibilità di portare l'equilibrio in quelle situazioni abbastanza turbolente e molto impegnative. L'altra carta arriva con l'energia dell'albero. Io adoro questa carta perché indica evoluzione, crescita, diciamo espansione. Pensiamo noi di essere un albero, probabilmente abbiamo bisogno di crescere ulteriormente, oppure c'è una fase molto delicata, dipende, perché se ci sono delle cose che abbiamo messo da parte, che abbiamo trascurato o che ci portiamo dietro dal passato, allora quest'albero deve essere un po' potato dalle situazioni vecchie e che ci appesantiscono e non ci servono più. Abbiamo bisogno di maggior vitalità, energia, di prenderci cura di noi, forse del nostro lavoro, delle nostre finanze, di un qualcosa che ci fa stare bene e questo è il momento giusto per concentrarci su queste cose più importanti per noi. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno e troviamo anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. Adesso procediamo alla nostra lettura con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single principalmente, però come dico ogni volta, alcune cose in realtà possono riferirsi anche ai rapporti e alle relazioni più importanti per voi in questo periodo, in questo momento di amicizia e famiglia. Quindi consiglio sempre di ascoltare e sentire a livello di intuito se c'è qualcosa che risuona dentro di voi, vuol dire che lì c'è un messaggio che dovete ascoltare, che è proprio per voi. Troviamo girasole, bucaneve, ci parlano di una settimana comunque tutto sommato abbastanza positiva, anche qui in evoluzione e in crescita, soprattutto per speranza o segnali di miglioramento, soprattutto quelle situazioni più critiche dove finalmente ci sono dei segnali di coinvolgimento, di interesse o verso di voi e sappiamo che a volte c'è un po' di mancanza di attenzione o di comunicazione, allora finalmente c'è la possibilità di ritrovarsi, di ricominciare, di aver fiducia
fiducia, comunque buone, impressioni proprio in questi giorni. Però di fare comunque attenzione, perché la lavanda ci fa capire che comunque dobbiamo, rimanere con i piedi per terra nelle nostre aspettative e quindi di non, esagerare. C'è un forte, diciamo, coinvolgimento, c'è la possibilità comunque di, lavorare insieme, impegnarsi insieme, però qualcosa in realtà potrebbe essere bloccato o verso la fine della settimana magari, qualcosa si ferma, si blocca, nel senso a livello soprattutto dell'intensità della passione, che non è una cosa negativa, magari si ha bisogno di ricaricarsi, di riposarsi o di ritrovarsi principalmente nell'aspetto, mentale, delle idee, dell'aiuto, del sostegno, anche abbastanza pratico. Per, i single si tratta di situazioni in via di sviluppo, che per certi aspetti possono essere positivi, si hanno possibilità poi di crescere, di evolvere in un certo modo, perché occhio, Bucaneve è vero che è molto bella come carta, quindi questi segnali di interesse da parte di una persona, potrebbe esserci un nuovo approccio, un possibile primo appuntamento, incontro, o anche qualcuno, che, vi scrive un messaggino. Quindi, effettivamente sì, ci sono queste fasi iniziali, però ovviamente bisogna, come ho detto, rimanere con i piedini per terra e cercare di valutare sempre da che pulpito, insomma, arriva un certo approccio e quindi poi vedere possibili, sviluppi. Ascoltate il vostro intuito, quello sempre. Adesso andiamo a vedere insieme la parte più pratica del lavoro e delle finanze, cosa vogliono dirvi di questa settimana che si apre con la consolante sorpresa. Detto così consolante, come se un qualcosa effettivamente non è positivo, però poi si può risolvere. In realtà sì, perché, spesso può essere associata a un qualcosa, un ostacolo, una problematica, una difficoltà che effettivamente viene superata. Dipende dalle varie circostanze perché, di solito è abbastanza positiva, perché porta buone notizie, sviluppi, miglioramenti, recupero o di denaro, di energie, anche di incontri importanti, stimolanti, un colpo di fortuna certo, e che quindi può arrivare a risolvervi alcune cose o qualcosa magari di totalmente inaspettato. Bella la carta anche della fedeltà, vuol dire che c'è da parte vostra comunque una nuova fase di crescita delle vostre stesse energie, idee, qualcosa che vi frulla nella mente che magari volete, o iniziare o portare avanti. Qualsiasi cosa avete in mente, loro rintracciano comunque un'energia abbastanza positiva, quindi potrebbero essere delle ottime idee per sviluppi successivi. Altrimenti magari è semplicemente una bella energia che avete in voi stessi e che quindi potete sfruttare al massimo nelle varie circostanze. Anche per chi è in cerca, perché questi nuovi sviluppi, quindi un cambiamento di rotta, quindi lasciamo andare cose che non hanno funzionato, cose che si sono bloccate e finalmente ci sono nuove possibilità grazie a voi, al vostro impegno oppure all'aiuto, al sostegno di una persona in particolare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!